Rompecabezas. Puzzle. Rompecabezas. Puzzle. Rompecabezas. Puzzle. Rompecabezas. Puzzle. Rompecabezas. Salone telegrafico, stop. Oggi parliamo della morte morta, stop. Due persone, stop. Una montagna, stop. Una persona cammina, l'altra segue, stop. No, che è sto schifo? Modalità telegramma. Questo l'ho capito, ma mi stai raccontando tutto e non mi stai dicendo niente. Il telegramma è molto della serie, a buoni intenditori, poche parole. Ogni volta che apri la bocca non so mai di cosa parlerai. Cosa ti disturba? Tutta questa incertezza generale. Io lo chiamo più che altro effetto sorpresa. Ho il gusto dell'ignoto, del mistero, l'avventura. Sì, quello sì. Mettiti comodo. Sono già comodo. Vuoi una birretta? No, sto bene così. Orbene, immagina di essere fedele al concetto di fiducia e trovarti a vagare per le montagne nebbiose di Sportflash. Il sale, la vita. Ehi, vieni, che fai? Dai, che sei giovane. Guarda che bello qui, guarda. Vedi questo? Vedi questa piantina? Questa qui è un'insalata buonissima. Dai, cammina. Forza, Gio! Vieni, dai! Allora, dove mi stai portando? Sono ore che camminiamo. Voglio farti vedere un posto. Puoi camminare che non mi ha ammazzato a nessuno. Improvvisamente ti è presa voglia di avventura. Avventura. Più voglia di bellezza, di natura, arte. Ma cosa, non ti fidi? E ora cosa c'entra la fiducia? Io mi sono sempre fidato di te. Ti ho solo chiesto quando arriviamo. Siamo quasi arrivati. Dovresti fidarti di me, io l'ho sempre fatto. Allora, cosa volevi mostrarmi? Vedi, qui la natura è proprio incontaminata. Respira. Respira. Non ho molta voglia di fare questa cosa. Se ti ho detto che devi respirare, tu respiri. Va bene. Respiro. Respira. Fermo. Calmiamoci un attimo. Calmarci. Fiducia. La nostra amicizia è sempre stata basata sulla fiducia. E se ti dico che devi respirare, tu devi respirare. Va bene. Respiro. Troppo tardi. Troppo tardi. Troppo tardi per cosa? Tu dovresti saperlo. Fer, mi trovi un attimo impreparato, io non so di cosa tu stai parlando. Capisci che ti ha detto la mia fiducia?
Mi hai rovinato con le tue stronzate da pazzo visionario. Cosa volevi fare? Il creativo? Eh? Rispondi, pezzo di merda! Io non... Io non... Se lo fai, non torni più indietro. Io so solo che non ammazzerò mai abbastanza. Bravo! Hai fatto un bel buco, eh? Bene, ora prendi questo pezzo di merda Ma non c'entra. e fallo a pezzi. Ottima idea. E subito. Vuole mangiare una granita. Figlio di puttana, ti sei mosso? Il sale, la vita. Te lo do io, il sale, la vita. Ma non ti starai agitando un po' troppo con questa cosa? Da quanto tempo sei qui? Come da quanto tempo? Sono stata sempre qua. Non me ne sono mai andata, Fer. Vabbè, non dovresti stare qui. Va bene, ti aspetto fuori. Che bella arietta fresca. Fa quasi dimenticare chi siamo e cosa abbiamo fatto. Arietta fresca. Io sto morendo di freddo. E mi ricordo di tutto. Benissimo. Anzi, sai cosa mi dice? Questo vento di merda che ti entra nelle ossa. Vai a chiamare questo stupido che si sta perdendo dentro un bicchiere d'acqua. E si dimentica pure di come si comporta un professionista. Calmati, Cosma. Ho tutto sotto controllo. Spero che a un certo punto, lo sai, no? Che non si devono scomodare i pezzi grossi. Perché tu sai cosa comporterebbe questa cosa. Lo sai benissimo. Sì, sì. Non sono mica nato ieri. Vuoi che non lo sappia? È che è un periodo delicato. Dopo che l'azienda è fallita, ho dovuto affrontare il divorzio. Sembra tutta una specie di sogno. Ci sono, ma non ci sono. Ferruccio, lascia le cose personali fuori. Gli affari sono gli affari. Le cose personali... Sono le cose personali. Ecco, lo sai, esattamente. Ok. Quanto manca? Quanto manca per finire? Io oggi non ho mangiato. Dai, dammi 20 minuti, finisco, mi cambio e andiamo a prendere una pizza. Che bello! Queste sono le parole che io voglio sentire. Pizza. Ma ti serve una mano? No, no, faccio da solo, finisco subito. Tu intanto cerca di capire che gusti vuoi. Allora, forse 4 formaggi. No, ma l'ho già mangiato l'altro giorno. Diciamo una marinara. Una marinara con la mozzarella. Non è più una marinara. Come no? Eh, No, non sapete è una margherita? marinara, però
Non è nemmeno una margherita, perché la margherita non ha l'aglio. Però siamo lì. No, siamo lì. È una marinara con la mozzarella. Come preferisci. Cosma è sempre troppo goloso. Mi ricorda qualcuno. Minchia, ma non muori mai. Cosma! 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 Che vuoi? Ma che cazzo gridi? Puoi chiamare il numero verde anche? Pronti poliziotti, sono qua che ammazzo gente! Questo non è ancora morto. E dai tempo al tempo. I pomodori secchi non si seccano in un giorno. Hai ragione, è secco. Adesso non fai più tanto il pallone gonfiato, eh? Semmai adesso puoi fare il pesce palla. Cosma, l'hai capito? Cosma, l'hai capito, il pesce palla. Il problema è che l'ho capito. E fa ridere come la fila imposta. Che ore sono? 10:20. E che ne sai, neanche l'orologio hai guardato. Ma che ti cambia se sono 10:20, 11:15, mezzogiorno? E no, cambia, bisogna essere precisi. Mica sono qui ad ammazzare il tempo. Vabbè, continua a fogarlo che è meglio. Ok, capo, ho ricevuto. Mi voglio mangiare uno yogurt. Uno yogurt di guccione. Con doppia Nutella. Golosa. Com'era? Piglia, Piglia. figlia, Figlia. cacaglia, Caccaglia. paglia. Come questo delle... Tu succu pruppete. Tu succo proprio. Tu succu Tu pruppete. succo proprio. Paglia, Paglia. figlia, Figlia. figlia, Figlia. cacaglia, Caccaglia. cacaglia. Cacaglia. Caccaglia. Cacaglia. Caccaglia. Proviamo questo. Ya. Proviamo questo. Apro stip, Apro step. piu pip. Pio pip. Poso pip, Posso pip. chiudo stip. Chiudo step. Dai, ripeti. Di nuovo. Apro stip. Apro step. Pip. Apro stip, Apro step. piu pip. Pio pip. Poso pip, Posso pip. chiu, Chiu... chiu, No. chiudo stip. Chiudo step. Dai, proviamo un'altra. Ok. Tu mazzo cuvrore. Tu mazzi con brodo. Tu mazzo cuvrore. Tu mazzi con brodo. Ma Tu che mazzo cos'è? cuvrore. Tu mazzi con brodo. Cos'è? Hai presente quando una persona beve e sembra che stia masticando? È vero, sì, capisco. Ripeti. Tu mazzi con brodo. Tu mazzo cuvrore. Tu mazzi con brodo. Uvrore. Uvrore. Tu mazzo cuvrore. Tu mazzi con brodo. No. Ok. Tu mazzo Tu cuvrore. mazzi con brodo. Tu mazzo cuvrore. Mazzi con brodo. Uvrore. Un brodo. Un brodo. Ok, basta. Basta, Dai, andiamo. l'ultima. No, basta. Senta me, fermo. l'ultima. Dai, Andiamo. l'ultima. Facciamo No, l'ultima. basta. Dai, l'ultima. Ferruccio, ci sono un sacco di cose da fare e stiamo perdendoci in chiacchiere. E che dobbiamo fare? Ma dai, Fer, tu mangi ti scordi, eh? Sei un po' perso oggi. Sì, giusto, giusto. Beh, dai, ultima possibilità. Di che è sbagliato. E la smetto. Io ho sbagliato. Tu hai ragione. Non lo dici? Cosa?
Troppo tardi. Io non mi fido più. Ti sei bruciato la possibilità. E non solo. Quando si parla di pesi morti. Hai visto? Si parla di pesi morti. Ma sei morto, mo. Come sei secco? Come un ramo. Dormi, dormi. Stai dormendo, Giovanni. Dormi, dormi. Soldi, merda! Spero che questo ti bruci pure l'anima. Brucia. Basta. Lo vedi che quando ti applichi sei anche creativo? Non dire quella parola. Che parola? Creativo. Altro che creativo, figurati. Combustibile semmai. Guarda com'è buono come combustibile. Brucia merda. Io in questo momento non mi sopporto i creativi. Figurati essere preparato uno di loro. Figurati. Fondi, brutta merda. Spero che questo ti piacerà. Che cazzo? Ti festeggiano pure i fuochi ti fanno. Merda di merda brucia. Cristo santo! Ma ti puoi dare una calmata? Sembri un pazzo sferragliato. No, non la smetto fin quando non capisce che è sbagliato. Se ora ci dobbiamo mettere a ragionare con ogni persona che sbaglia, sai, non usciamo più. Per questo ti dico, togliti dalle palle, perché il tuo incarico è terminato. No, semmai questo me lo dici quando l'incarico è davvero terminato. Ma il lavoro è terminato già da un pezzo, eh? Sei tu che continui a girare infinitamente con questa cosa. Sai, mi fai ricordare a questi artisti. Capito? Questi che quando non
hanno un cazzo da dire e riciclano le loro opere e poi diventano come nuove. Squallido di poco. E no, cazzo, per quale non lo dici? Vuoi lavoro? Ecco il lavoro, eccolo! E là? Nessuno? C'è nessuno? E là? E adesso che cazzo è? Stai attento, ti sto guardando. Certo, con che cazzo credi di avere a che fare? Non ti preoccupare, Sia che sia. me la vedo io. Chi è? Cosa vuole? Questa è proprietà privata. Salve, passavo di qui e ho sentito un rumore. Un rumore? Che rumore? Come se si stesse martellando forte contro qualcosa. Ma è sicuro che va tutto bene? Ah, già, giusto. Io mi occupo di bricolage. Stavo riparando la capanna per mio nipote. Bricolage? Che bello! Bello, anche a me piace molto il fai da te. Comunque io sono Antonio, per gli amici Tonzi. Io sono Alfredo. Una bella serata, non trova? Un po' freschetta. Già, freschetta. Comunque io dovrei andare. A finire la capanna. Quale capanna? Per suo nipote. Ah, sì, la capanna per mio nipote, giusto. Comunque adesso io dovrei andare. Scusi, potrei usare il bagno? Guardi, mi dispiace, sono 2 giorni che non funziona, ho chiamato l'idraulico e nulla. Ma guardi, non si formalizzi. Guardi quanta natura. Vede? Non si deve formalizzare. Ha ragione. Però sarei un po' a corto di carta igienica. Non è che potrebbe farmi la cortesia? Ma si figuri. Ecco, prego. La ringrazio infinitamente. E se la finisce non si formalizzi, eh? Guardi quante foglie che ci sono qui. Guardi. Ma visto che siamo in confidenza, perché non mi fa vedere la capanna che sta costruendo per suo nipote? No, non c'è confidenza, mi dispiace. Sì che c'è. Mi ha raccontato cose che non erano necessarie raccontare se non si è in confidenza. Ad esempio, la capanna di suo nipote. Adesso vorrei farti riflettere su un paradosso che si è appena creato, che chiameremo il paradosso della confidenza. Tu sostieni che il nostro rapporto sia strettamente confidenziale, giusto? Giusto. Ok, quindi noi essendo in confidenza si presuppone che tu sappia qualcosa di me e io tu sappia qualcosa di te. Io qualcosa di mio te l'ho raccontato, ma di te non so nulla. Almeno una rivelazione personale. Dunque la confidenza c'è, ma solo per metà. E se ci fosse la confidenza non dovrei stare qui a spiegarti della capanna di mio nipote, oppure qui a spiegarti che questo non è affatto un buon momento. Capito? Senza togliere che l'unico motivo per il quale hai bussato a questa porta è che hai sentito un rumore che non ti convinceva, quindi spinto da un sentimento opposto a quello dato per confidenza. Dunque, come la giri, direi che è già un paradosso il fatto che tu continui a restare sulla mia porta e ancora non abbia chiamato la polizia. Forse è meglio che io vada.
Giusto, giusto. Meglio che te ne vai. Ah, e torna quando eri sotto il paradosso della confidenza. Coglione! E poi, non dire che non sono più all'altezza di gestire la situazione, ok? Ma si mangia ora? Amico mio, con questa idea non possiamo sbagliare. La tua azienda decollerà e tutti vorranno il tuo sale. Il sangue. La vita. Non mi convince molto, poi mettere un incidente in una pubblicità, le targhe del sud. Ma no, ma cosa c'entrano le targhe del sud? Dai, questa è un'idea innovativa, provocatoria. Sei un tipo fuori dagli schemi, o no? Veramente gli schemi non mi sono mai piaciuti. E allora, lo vedi? Siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Dai, fidati di me. Tu devi solo approvare la sceneggiatura e mi metterò subito al lavoro. Non è che avrai paura? Io? Paura? No, assolutamente no. Ammettiamo che io ti dica di sì. Questo giro non possiamo fare cavolate, non posso rimetterci. Ho famiglia e migliaia di operai sulle spalle. La tua famiglia sarà bene. Ti fidi di me? Sono il tuo migliore amico? O no? Ma un conto è l'amicizia, un altro sono gli affari. Gli affari andranno bene. Un normale pubblicitario farebbe di tutto per accaparrarsi qualche centesimo in più. Non ti guarderebbe le spalle come sto facendo io. Quanto guadagni all'anno? 3? 4 milioni? Sì. 400-500 mila euro. Più spese vie, spese morte, gli operai da pagare, mi resta qualche spiccio. E non sei stanco di combattere per questa miseria. Ti sto mettendo in mano l'occasione per creare un impero e dare una svolta a questa vita merdosa che ti sta consumando. Fer, fidati di me. Fer. Fer, Che c'è? ho fatto un sogno. Sì, bello, poi domani me lo racconti. Domani è troppo tardi. Ferruccio Adriani, apri gli occhi! Che Immediatamente! passò? Che passò? Ho fatto un sogno. E questo hai già detto. Ascoltami, fammi parlare, è importante. Ti ascolto. Ho sognato che tu eri un sicario e che lavorava per una famiglia. E io ero il tuo capo. Cosa c'è di strano? È proprio la situazione in cui ci troviamo. Sì, ma con un piccolo dettaglio. Io non esisto. Ti sei rincoglionita? Può darsi. Eppure, tu hai fatto tutto da solo. No. Troppo semplice così, io ho solo eseguito gli ordini. Ma quali ordini? Tu mi hai creato per ovviare questo orecchino, per ovviare il problema. Quale problema? Problema. Si è creato un dilemma dentro di te. Creato? Un dilemma che non riesci a risolvere. Uccidere o non uccidere il mio migliore amico? Amico? Quello era amico solo di se stesso, ho solamente ristabilito l'ordine naturale delle cose. Cioè? Era una merda. La merda fa concime. Sai bene che persone come lui, in vita, dovrebbero stare in galera. Sì, eppure la galera te la sei creato tu stesso. Vivi in questa prigione mentale che non riesci a uscire. Ma quanto sei esagerata. Ma Fer, non vivi più, sono 10 anni che non riesci più ad andare avanti. 10 anni, ma se gli ho sparato martedì. Sì, martedì. Fer, in che anno siamo? Smettila di cazzeggiare, vuoi che non sappi in che anno siamo? Nel 2022. Ok, guarda il telefono. «2032? Ma che scherzi sono questi? Non lo so, della tua mente. Io ricordo tutto benissimo. Ok, ora prova a ricordare tutto senza di me. Se lo fai, non torni più indietro.
Da quanto tempo sei qui? Come da quanto tempo sempre sono stata qua? Non me ne sono mai andata. Vabbè, non dovresti stare qui. Ok, ti aspetto fuori. Questo non è ancora morto. Dai tempo al tempo. I pomodori secchi non si seccano in un giorno. A finire la capanna. Quale capanna? Per suo nipote. Ah, sì, la capanna per mio nipote, giusto. Tu sei mia complice. Cos'è? Una specie di lavaggio del cervello? Non so come funziona il cervello. Io sono una creazione della tua mente. Io esisto solo da quel martedì. Se no, non so. Prova a toccare la mano. Vedi? Riesci a vederlo ora? Lo capisci? Bravo! Hai fatto un bel buco, Prendi. Ora prendi questa pezzo di terra. Ma non c'entra. E fallo a pezzi. Ottima idea. E subito. Vediamo la ricamera oranica. Se non fosse ancora morto.